Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, buon lunedì a tutti. Spareggio per tornare in Serie A tra Bari e Cagliari, finita la partita con il risultato a favore dei sardi, con Ranieri che compie l'ennesima impresa calcistica, o meglio, mette un altro tassello ad onore di una carriera stratosferica a livello di educazione, a livello di obiettivi raggiunti e anche a livello di calcio giocato. Comunque ne parliamo ragazzi in questo video, cominciamo e andiamo a vedere cosa è successo durante la partita, andando anche a fare un'analisi per quanto riguarda la sfida di andata, perché la qualificazione si giocava comunque nei 180 minuti, quindi è giusto andare a vedere anche cosa è successo all'andata, perché poi non si può recriminare, parlo del Bari, non puoi recriminare di non aver raggiunto la Serie A, che dice ok, io ho preso il gol a tempo scaduto sicuramente, però all'andata il Bari ha sprecato l'impossibile sotto porta, quindi c'è anche da analizzare tutto ciò che hai sprecato nella partita di andata. Hai fatto sì comunque che la partita di ritorno restasse ancora in bilico, e Ranieri, allenatore che non si fa scappare l'obiettivo, cioè nel senso che quando c'è da mordere le caviglie, tra virgolette, parlo di grinta, parlo di voglia di portare il risultato a casa, parlo di raggiungimento dell'obiettivo per il quale la Neri ha sempre lavorato come si deve e che ha poi anche raggiunto, perché ragazzi la Neri prende il Cagliari 6 mesi fa, credo, sì, circa 6 mesi fa, un Cagliari allo sbando, lo porta ai playoff e sale in Serie A. Sale in Serie A. Devo dire una cosa dal mio punto di vista, allora, per come sono gestiti i playoff e la qualificazione da Serie B a Serie A, perché si devono fare questi playoff a 4-5 squadre e tu per esempio arrivi sesto e ti giochi i playoff con me che arrivo terzo, li vinci e vai a finire tu in Serie A, non tanto diciamo che non tanto mi piace la gestione così e l'organizzazione dei playoff, perché non lo so, è una cosa che non riesco a digerire. Se io fossi arrivato terzo e vai a finire tu in Serie A, che poi durante tutto l'anno sei arrivato sesto, è una stagione calcistica che io devo andarmi a giocare comunque diversamente. Se invece fossero gestiti 3 salgono, 3 scendono, senza fare tutte queste moine, playoff e vendita di partite singole per fare comunque gli ultimi soldi anche a fine campionato, perché questa è la zuppa alla fine, vendono le partite e fanno questi playoff per creare queste grandi sfide, per poter raccimolare, diciamo, gli ultimi spiccioli a fine campionato. Parlo di televisioni, parlo di diritti televisivi, eccetera eccetera, sponsor e quant'altro. Comunque, per quanto riguarda la partita, ieri sera il Cagliari comunque ha meritato il risultato, perché c'è il migliore in campo del Bari è Caprile, che ha comunque lasciato la porta inviolata per tutta la partita, con 4 interventi esagerati, almeno 4 ne ho contati. Poi il Bari sicuramente cercava di gestire la partita senza strafare, perché comunque il pareggio avrebbe premiato i pugliesi, e il Cagliari aveva tutto da perdere perché aveva solo un risultato su 3, quindi la dovevi per forza vincere. Arriva il coniglio dal cilindro, Ranieri, ovviamente vecchia volpe di un grande calcio che speriamo riesca a sopravvivere, ma diventa dura, perché secondo me andiamo in una direzione dove i signori del calcio come Ranieri saranno sempre di meno. Comunque coniglio dal cilindro, Pavoletti che non poteva giocare perché non poteva giocare, l'ha fatta entrare a pochissimo dalla fine, e Pavoletti ti porta in Serie A
sicuramente una palla a campanile, possiamo dire tutto quello che volete, possiamo dire che poi negli ultimi 5 minuti erano solo lanci lunghi, qualche torre in avanti, ma questo è il calcio, l'avrebbe fatto chiunque agli sgoccioli di una finale con un obiettivo così grande poi da raggiungere. Quindi, senza andare a fare i moralisti, che poi è stato giocato un calcio a lanci lunghi negli ultimi minuti, era l'unico modo per poter cercare di buttare quella palla dentro e andare in Serie A. Gli è andata bene a Ranieri e la fortuna aiuta gli audaci. Ranieri è sempre stato un allenatore audace, è sempre stato una persona educata e spero che in questo calcio ne nascano altri 300 a livello caratteriale e per ciò che hanno dato al calcio, così come ha fatto Ranieri, perché è di queste persone che il calcio ha bisogno. Detto questo, il Bari non c'entra la seconda promozione consecutiva dalla C alla B, dalla B alla A, e sarebbe stato un record, ma non deve disperare perché De Laurentiis e la gestione familiare di De Laurentiis e per come vengono gestite le società possono solo sorridere, perché De Laurentiis quello che dice, quello mette in pratica e quello cerca di fare. Ha detto che il Bari deve tornare in A, non ci è riuscito quest'anno, ci riuscirà l'anno prossimo sicuramente, e poi vediamo poi chi manterrà il livello di mercato. Il Bari la squadra ce l'ha, ripeto, poi io sono rimasto folgorato da Caprile per tutti gli interventi che ha fatto ieri e per il gran portiere che è. Detto questo, ragazzi, Cagliari in Serie A e piccolo preambolo, Verona ovviamente rimane in Serie A e lo Spezia scende, perché abbiamo visto anche Spezia-Verona. Spezia che lascia la qualificazione nel primo tempo con errori dei singoli che comunque hanno pesato tantissimo sui 3 gol fatti dal Verona. Poi nel secondo tempo hai trovato un Montipò esageratamente in condizione. Spezia scende, Verona sale, Cagliari sale e il Bari rimane in B. Questo era, ragazzi, per quanto riguarda questi spareggi che ci sono stati ieri. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli.